Oggi Ari, tu mi hai invitato per un'occasione diversissima dal solito. Non dico speciale perché lo dico sempre, ma è molto diversa. Loro hanno fatto pole dance, tap dance, cioè tutti per comeback diversi. Ah! Li conosci, sono i Vinx. Sì, i nostri amici Liberanaso. Esatto. Videaccio, bello, ma che videaccio brutto. Esatto. Bene, quando si mettono uno dietro l'altro io è una cosa che adoro. E Sam sta per Sono Matti, giusto? Urca. Se tu ti allontani di un passo, io mi avvicinerò a te di 2 passi. Ciao a tutti ragazzi, lei è Ari. E lui è Ivan. Oggi Ari, tu mi hai invitato per un'occasione diversissima dal solito. Non dico speciale perché lo dico sempre, ma è molto diversa. Racconta. Sì, allora, praticamente è un po' collegato al grande successo che hanno avuto le break scrolling. Diciamo che in realtà non era mia l'idea. Sono stata ispirata dal nostro caro amico Tobischi che mi ha condiviso questo video. Io già conoscevo il canale YouTube perché fanno video interessanti sul K-pop, sulla cultura coreana in generale anche. E hanno fatto questa serie con alcuni idol diciamo attivi adesso, in cui sceglievano alcune canzoni che secondo loro dovrebbero fare comeback. Ok, bella cosa. Allora, con chi partiamo? Partiamo con le After School. Ok. Scelto da Seungkwan dei Seventeen. Ok. E facendo parte comunque della stessa agenzia probabilmente anche. E poi io molte di queste canzoni già le conoscevo e le After School in particolar modo abbiamo scelto una live perché le After School hanno questa particolarità che per ogni comeback trovano sempre qualcosa di nuovo. Ah, ok. Direi cosa intendo con questa canzone. Ha scelto Bang delle After School. Perfetto. Dai, andiamo a vedere allora Bang delle After School. Vedi come parte già. Sì, appunto. Loro per questo comeback hanno imparato proprio lo strumento. No, veramente? Giuro, solo per questo un singolo comeback. Loro hanno fatto pole dance, tap dance, cioè tutti per comeback diversi. Quindi la dedizione proprio. Valore aggiunto pazzesco questo, secondo me. E questo è solo un intro. Cioè la canzone non inizia così. Proprio a te, coreografia proprio. Che meraviglia. Seconda generazione, gruppo di seconda generazione. Sì, non è una roba che impari in 5 minuti, eh? Esatto. Per un intro di un paio di minuti, per una live, è davvero pazzesco. Tantissimo, sì. Poi ne hanno fatti altri ovviamente, però. Vabbè. Questo era lì. Questa inizia la canzone adesso invece. Gruppo di 8 membri in questo comeback perché hanno avuto tanti cambi di membri. Ah, ok. Lei era la leader. Per farti capire, le Orange Caramel facevano parte di questo gruppo. Ah, ok. Proprio stili completamente diversi. Sì, appunto. Esatto. Effettivamente la canzone comunque richiama un po' il giro dei tamburi di prima, se ascolti. Sì. Quindi ci stava, bello. È proprio questo il concept, anche vedi gli outfit. Sì. Si vede che erano tempi diversi anche. Sì. Sia musicalmente che coreograficamente, tutto. Cioè lo noti subito. Esatto. La qualità è tutto. Sì. Trucco, parrucco, tutto. Che il parrucco, brava. Anche i tagli di capelli. E il brise che non manca mai. Beh, ovvio. Preparati per un acuto. Sì? Sì. Poi come si sentono bene le voci proprio dal vivo. Sì, vero. Cosa che oggi un po' manca. Manca un po', perché sono troppo pulite, troppo. Ecco l'acuto, mi sa. Sì. Ah! Così, dal vivo, mentre balli, un acutino, boom, cioè, wow. Dance break. No, vabbè, c'è tutto in questa canzone. Sì.
Altri tempi erano. Sì, veramente. Bomba, bella. Esatto. Sì, qui hai portato sì. oltre alla coreografia un qualcosa in più che nessun altro porta. Sei unico Esatto. a quel punto lì. Fantastico. Esatto. L'ultimo comeback, ad esempio, prima di sciogliersi, avevano imparato mesi di pole dance, tutti i membri, e la pole quella è dance è tosta, esatto. Sì. Quindi sempre qualcosa di nuovo. E effettivamente sono un gruppo che dovrebbero tornare. Ma che sciolte da tanto? Sì, da un po' di anni ormai. Sì, da un bel po' di anni. E molti sono sposati anche coi figli, quindi. Ok, vabbè, teniamoci i bei ricordi, ho paura che sia quello che dobbiamo fare. Allora, andiamo con il secondo video, passiamo a degli ometti. Sì, questo singolo in realtà non è neanche lontanissimo, dal 2015. Li conosci, sono i Vix. Sì, i nostri amici Liberanaso. Esatto. E questa canzone è stata scelta da Minchio dei Monsta X. Ok. Quindi in realtà sono anche abbastanza vicini a livello di concept quasi. Bello, mi piace un sacco questa cosa. Anzi, anticipiamolo prima che magari ci dimentichiamo. Scrivete anche voi nei commenti quale canzone secondo voi potrebbe avere successo ancora oggi. Cioè, è chiaro che le canzoni che ancora oggi ascoltiamo ce l'hanno, però magari qualche canzone che è un po' passata in sordina, ma che se invece uscisse oggi, secondo voi potrebbe avere il successo che merita. Quindi andiamo a vedere Chain Up, che vuol dire? Legato, incatenato, sì, è un po' quello il concept, diciamo. Ok. Ti ricordi Vix? Sì. Abbiamo visto Voodoo Doll. Sì, che videaccio, bello, ma che videaccio brutto. Esatto. E loro hanno questi concept un po' anche qua estremi. Vedi un po' questi choker enormi. I Vix erano stati anche in Italia. Ah! Già. Anche loro stanno cantando dal vivo. Si sente bene? Sì. Il ritornello è molto, cioè ti entra molto in testa. Sì, è vero. Si vede dai capelli che non è troppo vecchia, Vedi? Dicevi? Alcune canzoni sono canzoni più che tipo sono state così iconiche che vorresti vedere una performance dopo anni. Ah sì? Perché vedi, cioè è un po' questo nel K-pop che è un po' brutto, diciamo, che molte canzoni finiscono poi nel dimenticatoio. Sì, si perdono, ce n'è talmente tante anche che poi a un certo punto magari le perdi, vero? Invece riascoltarle è sempre un po' piacere. Beh, molto bravi loro, Anche loro hanno dei concept molto, molto interessanti, cioè diversi, come loro ce ne sono pochi. Così. Oggi è la puntata degli acuti. Ma poi in mezzo alla canzone non te lo aspetti neanche. Non me l'aspettavo per nulla lì. Sì, ma è già entrata in testa, comunque hai ragione. Il ritornello, vero? Sì, assolutamente. Sì, poi c'è anche un video di Momo che balla questa canzone. Ok. Credo, non mi ricordo. Poi verifichiamo. Promossa. C'è poco da promuovere perché è una canzone di anni fa ed è ovvio che fosse ben promossa. Esatto. Però che bella, sì, è vero. Effettivamente questa ha un sound che è vero che sono passati 6 anni, non 20, però ha un sound attualissimo, cioè uscisse oggi spaccherebbe tutto. È vero. Bella. Quindi 2 su 2 per ora promosse. Terza canzone, ritorniamo a delle girls. Yes. E che girls, esatto. L'ultimo comeback ufficiale, purtroppo. Okay. Esatto. E poi il comeback dopo anche un po' di anni, erano 2 anni che forse non facevano uscire canzoni, l'SM ha deciso di farle tornare e poi le ha sciolte. Vabbè.
Esatto, però questa canzone, anche questa è molto, molto attuale, cioè l'abbiamo comunque vista insieme anche in music video, quindi guardiamo sempre le live. Mhm. E questa è una di quelle canzoni che appunto ha sempre avuto un po' di successo, però l'hanno scelta perché vorrebbero che tornasse Beh. per fare una bella performance magari. Chiaro, Esatto. chiaro, che in tanti lo stanno chiedendo, speriamo. Esatto. Questa è 2015 anche questa? Sì, cosa è successo nel 2015? È stato l'anno d'oro per il K-pop, uno degli anni d'oro per il sì. K-pop, sì, Esatto, e lo si nota. Esatto, questa è stata scelta da Iena delle Mhm. Ice One Ok. e beh, vediamo la Andiamo. performance. Io mi ricordo che quando era uscita questa sono rimasta scioccata per il concept, cioè per il sound anche molto diverso da quello che avevamo proposto anche prima come gruppo, ma in generale in quel periodo. Proprio anche loro, dici, col loro sound classico. Mm-mm. Beh, anche in generale nel K-pop magari non era ancora popolare. Era questo qualcosa tipo di un po' innovativo. Mm-mm. Anche questa coreografia molto Vogue. Infatti stavo notando che c'è molto voguing. E dicevano anche che anche gli outfit sono Mhm. quelli che vanno di moda adesso, diciamo. Quindi, È vero, Mm-mm. vero. Molto, molto attuale come canzone. Canzone da passerella. Sì. Decisamente. Che bello. Beh, base dance che è immortale, tra Mm-mm. 20 anni saranno sempre uguali le basi dance, quindi questa la puoi attualizzare in qualsiasi momento. Mm-mm. Con le backup dancer bendate, tra parentesi. Facile, Esatto. tutto molto semplice. Ma sono belle anche queste divise, mezze rosse, mezze nere. Se le guardi da un lato sono di un colore, dall'altro di un altro. Bello. Sì, molto elegante. Mm-mm. Sì, è un sound anche da, non so come dire, un po' chill, da aperitivo in Sì, spiaggia. Belle, adoro queste scene. Quando si mettono uno dietro l'altro, io è una cosa che adoro. Cosa fanno così? Sì, fa un effetto pazzesco. Bella. Riccio. E poi l'SM è strana, non ha mai annunciato il nome del fandom ufficiale. Esce questo singolo, fanno uscire il nome del fandom ufficiale e li sciolgono. L'SM ci deve spiegare un sacco di cose. E Sam sta per sono matti, giusto? Bellissima. Bellissima. Mm-mm. Sì, effettivamente la conoscevamo già perché l'abbiamo anche suonata, penso, in trasmissione radio. Però wow, bella, la versione live non l'avevo mai vista ed è veramente sì, perché bella. il music video è molto interessante perché è difficile da decifrare quasi. Mhm. E poi molto estetico, cioè esteticamente molto bello così, no? Però il valore aggiuntivo secondo me è proprio la coreografia. Assolutamente. Perché se ne vedono, cioè non sono molto diffusi, cioè non è molto diffuso questo genere di ballo, quindi È vero, lo fanno in nel pochi, K-pop. però l'E.S.E.M. poi l'ha un po' rilanciato perché un po' mi ha ricordato la coreografia di Solgierin su Sì, Monster. sì. No, non era Monster, Nori. ma era giusto. Nori, sì. Un po' ha richiamato anche questo concept, anche Sì, forse sì. l'abbigliamento, così a Forse memoria, no? ancora, cioè quello ancora più elaborato. Più estremo, più voguing ancora, sì, è vero. Però giustamente se non ha un comeback ufficiale dovremmo farla tante volte in pochi mesi. Questa coreografia magari una troppo complessa non avrebbe dato lo stesso Certo. effetto. Vero. Allora, quarta canzone, Yes. scelta da Ren dei New East. Qua Ok. andiamo sempre in seconda generazione, una girl group, possiamo dire anche stesso branco delle branco, sembra una cosa brutta. Però stesso genere delle Brave Girls, possiamo Ok, dire. Esatto, ok. sì. E la canzone si chiama Dolls e anche Qui torniamo indietro un po' di più, però 8 anni. 8 anni, sì. Quindi possiamo vedere un po' più di differenze forse anche, Anche. nello stile, nel vestiario e tutto. Dicevi? Dicevo? Anche qua live, sempre qua anche live, Ok. perché effettivamente hanno sempre queste coreografie molto iconiche che Bello. Sì, più è della un valore canzone aggiunto, a volte. è un valore aggiunto che va visto. Ok, andiamo, quindi la canzone è Dolls, Dolls. leggo bene? Ok. Yes. Urca. Mm.
le Nine Muses hanno questo concept sì. più sexy. Tutte rigorosamente 1,68 m in su. Beh, tacchettini bassissimi, ovviamente saranno minimo 15, minimo, Messi insieme così, cioè almeno 1,80 m hanno tutte. Sì. Ma fanno ancora nel K-pop quella cosa che vedevo negli anni, soprattutto delle AOA, scarpe praticamente uguali ma con tacchi di altezze diverse per farle sembrare tutte alte uguali? Si fa sempre, diciamo, per bilanciarle. Tipo anche nelle Twice, tipo Jui ha quasi mai stivaloni, tacchi alti, mentre Seyeon ha sempre queste scarpe. Però loro avevano proprio la scarpa era uguale ma cambiava solo il tacco, qui lì invece usano proprio scarpe diverse. Sì, dipende un po' dagli outfit forse. Ok. Questa coreografia è un po' così. Molto easy, molto fresh. Però sono quelle che ti rimangono anche in testa. Sì, vero. Non me la immaginavo così la canzone, è più allegra. La ricordavi un po' più moscia? No, questa non la conoscevo, l'ho vista nel programma, l'ho imparata dal programma, vedi anch'io. Beh, c'è sempre qualcosa da scoprire, c'è talmente tanta di quella musica. Sì. Secondo te questo è un sound che potrebbe funzionare oggi? La vedo un po' più difficile delle altre tre. Vero? Sì. Perché è un po' sparito più o meno questo concept audio, intendo, Esatto, anch'io intendo proprio come canzone, cioè concept sexy a voglia, cioè io sarei molto felice che torni. Sì. Però a livello di canzone come concept è forse un po' più difficile che torni facilmente. Cioè, mentre ascoltavo proprio questa suona come canzone di 8 anni fa. Cioè, è lì. C'è della grande allegria, vabbè. Si vede che hanno rotto tutte insieme, si sono ritrovate e quindi perché piangere? Rottura di gruppo. Sì, Ecco, forse anche quella cosa. Oggi interpretano un po' di più magari anche la canzone, c'è più recitazione anche nella coreografia. Quindi quando parlano di cose tristi hanno le facce un po' più arrabbiate. Non c'è anche questa variazione, non la noti? Non lo so, dipende forse da quanto vuoi mettere enfasi al testo. Ok. Dipende anche da quello magari. Cioè tipo se penso a Cry For Me delle Twice, hanno questi visi un po' tristi che invece sono totalmente diverse, no? Diciamo che anche il sound della canzone è molto 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 più triste. Vero. Invece l'hanno presa bene. È più la confusione forse. Sì, è vero. Farsi tante domande, c'è questo un po'. Però bella, una bella canzone, ma resto della mia idea che forse questa è un po' la meno attuale di quelle che abbiamo sentito fino ad oggi, cioè finora, e probabilmente farebbe un po' più fatica oggi a esplodere. Magari andrebbe benissimo in Corea, che hanno ancora molto questo sound. A livello mondiale il mondo è più verso un altro genere, no? Difficile. Può darsi. Poi rispetto alle canzoni, le canzoni prima, sono state anche sfortunate le Nine Muses, perché parliamo di After School, VIX e Trax, che hanno portato canzoni che hanno lasciato davvero l'impronta nel mondo del K-pop. Però è stato rinfrescante anche questo, perché è molto diverso, cioè proprio molto K-pop anni 2013. Quello di cui parlavamo, che è un po' sparito come suono, si fa fatica quasi a trovarlo. Quinto video, quinta canzone scelta da Chaeryeon delle ITZY. Ok. La mia personale preferita. Probabilmente la mia preferita di questi 5. E poi hanno fatto enfasi qua invece sul testo della canzone, che era molto bella. Io non lo sapevo, cioè a me piaceva molto la canzone per come suonava, però dopo aver scoperto il significato della canzone ho detto wow, che bel testo. È ancora più bella. Sì. Di cosa parla più o meno? In 2 parole, diciamo. No, hanno parlato in realtà più del ritornello, che sono rimasta scioccata io per il ritornello, perché nella sua semplicità è davvero molto molto bello. Il ritornello si chiama One Step, Two Steps. Ok. Quindi il ritornello dice aspetta, se tu ti allontani di un passo, io mi avvicinerò a te di 2 passi. E se così la nostra distanza non sarà troppo larga. E poi diceva anche se ti avvicini di 2 passi,
io resterò dove sono, così non Ah, ok. sembra che la nostra relazione stia procedendo troppo veloce. Non so, è una cosa molto Ma che bella, no, è vero, Sì, è vero, molto carina. Sono rimasta piacevolmente Con tra virgolette parole semplici vai a Esatto. parlare di una cosa molto bella, sì. molto Ok. bello. Quindi step by Io- step il titolo. Sì, step by step. Ok. Oh my girl, e andiamo a vedere questo video. Anche questa è una performance live, giusto? Yes. Ah, ok. Mi avvicinerò con 3 passi. Per rimanere vicini. Così. Ok. Bella, un bel senso. Che era esattamente quello che hai spiegato tu, eh? Più o meno. Me la ricordavo un po' così. Però anche la musica, cioè, sembra molto, diciamo, molto calma, ma invece non lo è. No, è vero. Beh, anche la loro coreografia. Cioè, tutte carine. E poi hanno queste coreografie in cui saltano di qua e di là. Sì, saltellano parecchio. Però almeno loro hanno motivo di essere allegre, perché dal testo sono ancora fidanzate. Sono quelle di prima che erano un po' troppo felici, ma vabbè. È molto elaborata la canzone in realtà, anche se non sembra. No, è vero. Ma è bella anche la coreografia, allegre, felici. Ha un senso, diciamo. Sì, sì, quando saltelli tutta felice perché sei innamorato. Questa parte qui. Beh, anche loro, cioè, per cantare live, diciamo che saltando di qua e di là non è Non la deve cosa essere più proprio facile. Che bello. Non so, è molto... È allegra. Mi immagino i fiori di ciliegia. Ecco qua, Sì, i fiori di brava. ciliegia. Esatto, ecco. Vai. Li hai chiamati? Li ho chiamati praticamente. Sì. Mi immagino Cenerella dopo il bacio con Tizio 1 che corre in mezzo ai frati. Esatto. Però noi i fiori di ciliegia che cadono, cioè, proprio piano piano, cioè proprio... Così per gliela buttati tornado. addosso. Esatto. Esatto, vabbè, quello potevano farlo un po' meglio. Comunque bella, sì, molto allegra. E prende assolutamente il mood della canzone, l'allegria, l'amore, quindi sì, anche questa promossa. Ma ti faccio una domanda, anche questa come la vedresti oggi musicalmente, intendo, Ma io ce la vedrei bene, cioè... Bene? Sì, comunque bene, essendo comunque una B-side e non una title. Certo. Secondo me, sì, io ad esempio l'ho ripescata proprio grazie al programma. Cioè, prima quando era uscita l'ascoltavo quasi più della title track e adesso l'ho ripescata, è bella da ascoltare soprattutto perché c'è una stagione proprio primaverile. Sì, e quindi vero. sono proprio nel mood per queste fiori di ciliegia. Ci sta, vero, è perfetta anche per il periodo. Non è la title, forse. No, è vero, non potrebbe, cioè se fosse questa title probabilmente invece come B-side ci sta, ti rinfresca nell'album, perché di solito i title poi sono quei pezzoni pam, pam. Invece questa bella fresh, allegra. Per me sono tutte belle, l'unica cosa che ti dicevo è questa qui, per me è quasi come stile, cioè non che non mi piace, secondo me è stile, attuale, è lo stile. esatto. È lo stile che è un po' diverso. Forse la più quasi no, direi che è quella delle Nine Muses, che non vedo attuale per niente. Non stiamo parlando di bellezza di canzone, assolutamente, sia chiaro. Parliamo di quanto, secondo le mie orecchie, potrebbe ritornare in prima in chart oggi. Esatto. Le altre invece sì, assolutamente. Uscissero oggi le ascolterei tantissimo e non mi stupirei di vederle nei primissimi posti della classifica, quindi sì, assolutamente. Se mi posso sbilanciare, propongo un gruppo che a parte che tecnicamente dovrebbe tornare, ma prese le loro canzoni di quel periodo, messe oggi, spaccherebbero nello stesso identico modo, anzi molto di più, io direi Big Bang. Anch'io ho pensato di Big Bang. Sì, cioè le loro canzoni tu le fai uscire oggi, un Bang 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 esce oggi, ti spacca le classifiche, ma non più solo quelle K-pop come magari è successo all'epoca o qualche posticino nelle classifiche mondiali, primi posti ovunque, cioè io me le immagino così oggi. Quindi... Ecco, i Big Bang sono uno di quei gruppi che uscissero adesso, anche con le vecchie canzoni di 10 anni fa, posso sbilanciarmi a dire, potrebbero davvero entrare anche nel mercato mondiale. Esatto. Effettivamente c'erano entrati, cioè sono arrivati anche in Italia volendo i Big Bang. Beh, dovevano andare anche al Coachella, poi purtroppo è andata come è andata, però vuol dire che comunque il mondo ha ancora l'occhio su di loro. Anni di silenzio. Di silenzio, esatto.
Sì, e quindi però finire il Coachella non è una cosa da poco. hanno scritto una bella pagina della storia del K-pop, assolutamente. Bene, ripetiamo il nostro invito a dirci qual è il vostro punto di vista di queste 5, cosa ne pensate, quale secondo voi potrebbe ritornare in auge oggi o meno, ma soprattutto quali non abbiamo visto ma secondo voi potrebbero avere un grande successo. Allora facciamo una bella cosa, di questo video facciamo domani una parte 2 in cui però le canzoni le scegli tu. Con le nostre proposte? Dai, e le andiamo ad analizzare. Con le proposte del pubblico. O le proposte del pubblico, dai, potrebbe essere carino. Ragazzi, grazie come sempre a tutti, ci sentiamo presto per i nostri 1000 video e al prossimo video. Ciao!